Benvenuto su questo video. In questo video verrà trattato il movimento culturale del transumanesimo. Il transumanesimo è un approccio radicalmente nuovo e rivoluzionario alla futurologia e si basa sul concetto che l'Homo sapiens non è il prodotto finale dell'evoluzione degli ominidi, ma solo l'inizio di un nuovo tipo di evoluzione, cioè una evoluzione autodiretta, una evoluzione in cui i cambiamenti evolutivi sono determinati dall'intelligenza e dalla volontà umana e non più dalla natura. Il transumanesimo sostiene l'uso delle scoperte scientifiche e tecnologiche per aumentare le capacità fisiche e cognitive degli esseri umani e migliorare gli aspetti della condizione umana che sono considerati indesiderabili, come la malattia, l'invecchiamento e la morte. Inoltre auspica una trasformazione post-umana dell'Homo sapiens. Questa nuova ideologia ha molte sfaccettature e si diffonde da vari ambienti. Centri di ricerca avanzati come la NASA, alcune università, i guru di Silicon Valley, sino a filtrare nel modo di pensare comune seguendo il filone della nuova utopia. Che l'essere umano possa essere liberato dal lavoro, ma soprattutto dai suoi limiti naturali. Che la tecnologia possa sopprimere la sofferenza, allontanare la morte, perfezionare il corpo e le sue prestazioni, dare agli individui il potere di decidere sul proprio modo di essere e sul proprio destino. Essere più forti, raggiungere l'immortalità, interfacciarsi mentalmente alle infinite risorse dei computer. Queste sono alcune delle principali prospettive future auspicate dagli transumanisti. Tra i fautori del transumanismo c'è anche chi segue la tendenza pragmatica dell'eugenetica, chi persegue l'idea dell'ibridazione uomo-macchina, chi lo vede come una nuova mistica ed immagina di creare il superuomo, cioè un essere superintelligente, superforte fisicamente e psicologicamente, capace di tutto. Il significato del termine transumanesimo fu delineato in modo sistematico da Julian Huxley nel 1957, nel testo In New Bottles for New Wine, in bottiglie nuove per vino nuovo, dopo averlo a sua volta mutuato dall'amico Pierre Teilhard de Chardin che aveva coniato il termine già nel 1949. Nell'originaria accezione di Huxley, il transumanesimo indica l'uomo che rimane umano, ma che trascende se stesso, realizzando le nuove potenzialità della sua natura umana, per la sua natura umana, collocandolo in uno scenario di emancipazione dell'umanità in cui quest'ultima assume consapevolmente il compito di guidare il generale processo evolutivo. Il termine fu poi utilizzato negli Stati Uniti a partire dagli anni '80 con un significato in parte diverso, meno legato a traguardi sociali ed orientato a un maggiore individualismo. Tra i precursori del transumanesimo, i transumanisti tendono ad annoverare diversi pensatori e filosofi, quali ad esempio Giovanni Pico della Mirandola, Roger Bacon, Francis Bacon, Lev Trotsky, Pierre Teilhard de Chardin, eccetera. Seguendo le tradizioni filosofiche dell'umanesimo rinascimentale, pone gli esseri umani al centro dell'universo morale, e sostiene che non esistano forze sovrannaturali che guidino l'umanità. Tende inoltre a preferire discussioni razionali e osservazioni empiriche dei fenomeni naturali e promuove pertanto scienza e ragione. Seguendo la tradizione scientifica, morale e filosofica del XIX secolo, influenzata dall'illuminismo e dal positivismo, il transumanesimo si pone come obiettivo l'utilizzo della conoscenza globale come mezzo per un miglioramento individuale e sociale. Cerca di applicare la ragione, la scienza e la tecnologia allo scopo di ridurre la povertà, la malattia, la disabilità, la malnutrizione e i governi oppressivi esistenti nel mondo, per far sì che la realtà materiale della condizione umana soddisfi le promesse di equità, giustizia sociale e politica e di automiglioramento, eliminando barriere mentali e fisiche congenite. In riferimento a questo obiettivo molti transumanisti considerano positivamente il potenziale futuro della tecnologia e di sistemi sociali innovativi per il miglioramento della qualità della vita. Secondo i transumanisti esiste un imperativo etico per gli esseri umani di lottare per il progresso e il superamento di sé, perfettismo. L'umanità dovrebbe entrare in una fase post-darwiniana di esistenza, nella quale gli esseri umani dovrebbero controllare l'evoluzione e le mutazioni biologiche casuali dovrebbero essere sostituite da cambiamenti guidati dall'autodeterminazione e dalla razionalità. I transumanisti si interessano dunque a tutti i vari campi della scienza, della filosofia, dell'economia, della politica e della storia naturale e sociale per comprendere e valutare le possibilità di superare le limitazioni biologiche e culturali degli esseri umani. Il transumanesimo adotta una visione antispecista, riconoscendo il diritto al benessere per tutti gli esseri senzienti, umani e non. Il transumanesimo ha un carattere eminentemente laico e molti transumanisti si dichiarano agnostici o atei. Alcuni seguono tuttavia tradizioni filosofiche orientali,
mentre altri fondono le proprie convinzioni transumaniste con le religioni tradizionali, come il cristianesimo, il mormonismo, l'Islam, il neopaganesimo europeo o l'induismo. La maggior parte dei transumanisti non crede in un'anima umana trascendente immortale, ma confida nella compatibilità delle menti umane con l'hardware dei computer, che implica in teoria che la coscienza individuale possa, un giorno, essere trasferita o emulata su un supporto digitale. Tale tecnica si chiama mind uploading, creando così una immortalità digitale. Per l'evoluzione personale e l'autocreazione, i transumanisti tendono a utilizzare tecnologie e tecniche che migliorino le proprie condizioni fisiche e cognitive, e si impegnano in esercizi e stili di vita specificatamente progettati per aumentare la salute ed estendere la durata della vita. Molti transumanisti si definiscono anche transumani, ossia si sforzano attivamente di divenire postumani, cosa che affermano sia il prossimo gradino significativo dell'evoluzione della specie umana. Infatti prevedono che specifiche innovazioni biotecnologiche e nanotecnologiche provocheranno un balzo significativo in tale direzione dopo la metà del XXI secolo. A seconda dell'età, comunque, alcuni transumanisti si preoccupano di non poter usufruire i benefici di queste future tecnologie e sono dunque grandemente interessati alle pratiche che permettono di allungare la vita e, come ultima risorsa, alla sospensione crionica del corpo, in attesa che in futuro ci sia la tecnologia che li riporti in vita. Il transumanesimo differisce dall'umanesimo nel riconoscere ed anticipare i radicali cambiamenti ed alterazioni sia della natura, sia delle possibilità delle vite umane, che saranno il risultato del progresso nelle varie scienze e tecnologie. Una definizione oggi spesso utilizzata è quella proposta da Max More, il quale concepisce il transumanesimo come una classe di filosofie che, tramite la tecnologia e la scienza, ricercano la continuazione e l'accelerazione dell'evoluzione di una vita intelligente al di là della sua forma umana e delle sue limitazioni. Sono state suggerite anche altre definizioni come quella di Anders Sandberg. Il transumanesimo è la filosofia che afferma che l'uomo può e deve svilupparsi, fisicamente, mentalmente e socialmente a livelli superiori, utilizzando metodi razionali, o quella di Robin Hanson. Il transumanesimo è l'idea secondo cui le nuove tecnologie probabilmente cambieranno il mondo nel prossimo secolo o due a tal punto che i nostri discendenti non saranno per molti aspetti umani. Il transumanesimo è dunque supporto per il miglioramento della condizione umana attraverso tecnologie di miglioramento della vita, come l'eliminazione dell'invecchiamento e delle malattie e il potenziamento delle capacità intellettuali e fisiche dell'uomo. Studio dei benefici, dei pericoli e degli aspetti etici e politici dell'implementazione di queste tecnologie. Al di là delle diverse definizioni, sulla scorta dell'impostazione originaria di Julian Huxley vi è comunque un generalizzato consenso nell'individuare, quale idea centrale del transumanesimo, quella di evoluzione autodiretta, vale a dire che l'intelligenza e la volontà umana possano sostituire la natura nei cambiamenti evolutivi. L'ambizione finale del transumanesimo, quindi, è la realizzazione di un upgrade dell'Homo sapiens, cioè la progressiva liberazione dell'uomo dai limiti derivanti dalla corporeità. Per realizzare questo scopo, è necessario un processo di ibridizzazione delle caratteristiche e componenti biologiche umane con le macchine, grazie alla tecnologia e alle nuove scienze come la biorobotica, la bioinformatica, le nanotecnologie, la neurofarmacologia, eccetera. Questo processo di ibridizzazione si può concretizzare nell'installazione di componenti artificiali e tecnologiche nel corpo biologico dell'essere umano, al fine di potenziarlo sino a poter giungere, poi, alla completa sostituzione del corpo biologico con uno totalmente tecnologico. L'abbandono del corpo biologico potrebbe essere realizzabile attraverso il cosiddetto mind uploading, ossia attraverso lo scaricamento dei dati e delle informazioni della mente umana in un computer e che successivamente verrebbero caricati in un corpo robotico. Si ipotizza, persino, di poter arrivare a caricare la mente umana direttamente nel cloud e qui interagirebbe con le altre menti dando luogo ad una vera e propria società in un mondo virtuale, così come avviene ad esempio nella trilogia di film di Matrix. I transumanisti sono a favore dell'utilizzo delle tecnologie emergenti, incluse molte attualmente ritenute controverse, come l'ingegneria genetica sull'uomo, la crionica e gli usi avanzati dei computer e delle comunicazioni. Ritengono che l'intelligenza artificiale un giorno supererà quella umana, portando alla singolarità tecnologica, che su questo canale viene trattata ampiamente in 5 video. La crescita rapida dello sviluppo tecnologico suggerisce progressi tecnologici radicali ed importanti per i prossimi 50 anni,
e questo sviluppo per i transumanisti è desiderabile perché porterebbe gli esseri umani a poter e dover diventare più che umani attraverso l'applicazione di innovazioni tecnologiche come l'ingegneria genetica, le nanotecnologie, la neurofarmacologia, le protesi artificiali, e le interfacce tra la mente e le macchine, cioè auspicano una convergenza biotecnologica a partire dall'unione di biologia, informatica, nanotecnologia e scienze cognitive. In inglese, le tecnologie di maggior rilevanza transumanista sono spesso definite come green, genetics, robotics, information technology, nanotechnology, o con l'espressione bioinfo nanocogno, biologia, informatica, nanotecnologia, scienze cognitive. I principali principi delle varie correnti del transumanesimo sono: 1. L'umanità sarà profondamente trasformata dalla scienza e dalla tecnologia del futuro. Si prevede la possibilità di ampliare il potenziale umano tramite il superamento dell'invecchiamento, delle limitazioni cognitive, della sofferenza involontaria e della nostra prigionia sul pianeta Terra. 2. Il potenziale dell'umanità è ancora in gran parte irrealizzato. Esistono possibili scenari che conducono a condizioni meravigliose ed estremamente utili di miglioramento dell'uomo. 3. L'umanità si trova ad affrontare gravi rischi, in particolare derivanti dal cattivo uso delle nuove tecnologie. Esistono scenari realistici che conducono alla perdita di gran parte, se non della totalità, di ciò che è prezioso. Alcuni di questi scenari sono drastici, altri più sfuggenti. Nonostante ogni progresso implichi cambiamento, non ogni cambiamento implica progresso. 4. Sforzi di ricerca sistematica vanno indirizzati alla comprensione di tali prospettive. È necessario valutare con attenzione il modo migliore per ridurre i rischi e al contempo accelerare le applicazioni benefiche. Sono altresì necessari luoghi di incontro dove poter discutere in modo costruttivo su ciò che dovrebbe essere fatto, nonché un ordine sociale in cui decisioni responsabili possano essere implementate. 5. La riduzione dei rischi esistenziali, lo sviluppo dei mezzi per la preservazione della vita e della salute, l'alleviamento delle sofferenze gravi ed il miglioramento della lungimiranza e della saggezza umana dovrebbero essere perseguiti come priorità urgenti, e generosamente finanziati. 6. La formulazione delle politiche dovrebbe essere guidata da una visione morale responsabile e inclusiva, prendendo sul serio sia opportunità che rischi, rispettando l'autonomia ed i diritti individuali, mostrando solidarietà e preoccupazione per gli interessi e la dignità di tutte le persone nel mondo. Si deve anche considerare le responsabilità morali nei confronti delle generazioni future. 7. Sostenere il benessere di tutti gli esseri senzienti, compresi gli esseri umani, gli animali, e qualunque altra futura mente artificiale e forme di vita modificate, o altre intelligenze a cui il progresso tecnologico e scientifico possa dar luogo. 8. Agli individui si deve riconoscere un'ampia libertà di scelta su come condurre le proprie vite. Ciò include l'uso di tecniche che possano essere sviluppate per aiutare la memoria, la concentrazione, l'energia mentale, terapie di estensione della vita, tecnologie di scelta riproduttiva, procedure crioniche, e molte altre possibili modificazioni umane e tecnologie di miglioramento. Quindi alla base del movimento transumanista c'è la convinzione che il progresso scientifico e tecnologico rappresenta il meccanismo per il potenziamento delle capacità fisiche e cognitive dell'essere umano, il quale con esso sarebbe capace di superare i propri attuali limiti, sino a vincere persino l'invecchiamento e la stessa morte. Il transumanesimo ci conduce, quindi, nell'era dei cyborg. I cyborg o organismi cibernetici, infatti, non sono altro che esseri umani a cui vengono applicate o impiantate componenti biomeccaniche e tecnologiche. I cyborg sono già fra noi. Ad esempio, se consideriamo agli elettrodi impiantati nel cervello dei malati di Parkinson per ridurre i sintomi motori debilitanti tipici della malattia, all'impianto cocleare, ovvero l'impianto di un orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva nelle persone con sordità profonda, al pacemaker impiantato nel torace, ovvero il dispositivo elettronico che consente di controllare le anomalie del ritmo cardiaco, all'esoscheletro, ovvero un apparecchio cibernetico esterno in grado di potenziare le capacità fisiche dell'utilizzatore che ne viene rivestito e che rappresenta una sorta di muscolatura artificiale molto utile, soprattutto, per migliorare la qualità della vita di persone affette da gravi disabilità motorie. In tutti questi casi, quindi, siamo di fronte ad esseri umani a cui vengono sostituite alcune parti biologiche oppure queste ultime vengono combinate ad apparecchiature artificiali, al fine di ripristinare il completo funzionamento dell'organismo o di potenziarlo. Un altro esempio di tecnologia, in fase di sviluppo, idonea a renderci cyborg è quella della Brain Computer Interface,
interfaccia cervello-computer, che, sostanzialmente, mira a creare un canale di comunicazione diretto tra il cervello umano e i computer. In altri termini, lo scopo è quello di consentire la comunicazione telepatica con un dispositivo elettronico, circostanza che, ad esempio in campo medico, permetterebbe ad un disabile motorio di guidare con la forza della mente la propria carrozzina o un esoscheletro. Non è fantascienza. La società Neuralink di Elon Musk, grazie all'uso di un dispositivo di interfacciamento mente-macchina, è riuscita a far giocare al videogioco Pong una scimmia con la sola forza del pensiero. Ormai, l'essere umano utilizza la tecnologia, ivi incluse anche le soluzioni controllate da algoritmi di apprendimento automatico, per compiere la maggior parte delle attività quotidiane, come ad esempio il farsi guidare, mediante un'app, nella scelta del tragitto più consono per raggiungere una determinata destinazione. Oggi l'essere umano dipende, quasi in maniera viscerale, dalla tecnologia, la quale viene percepita come una componente di sé. Un punto importante per il pensiero transumanista è certamente il biohacking, che consiste, per l'appunto, nella pratica di modificare la chimica e la fisiologia umana mediante la scienza, la tecnologia e l'autosperimentazione, allo scopo di migliorarne e potenziarne prestazioni e capacità. Si distinguono differenti branche del biohacking. Da quelle più soft, che puntano al miglioramento del corpo e del cervello umano mediante specifiche diete e l'esercizio fisico, a quelle che contemplano l'uso di sostanze nootrope o che prevedono l'impianto di dispositivi biotecnologici, per finire a quelle che mirano alla modifica della fisiologia umana mediante manipolazione dello stesso DNA umano attraverso l'ingegneria genetica. In tutti questi casi lo scopo comune è il medesimo: migliorare il corpo e il cervello umano. Ad esempio, le sostanze nootropiche o smart drugs sono sostanze naturali o di sintesi che, tipicamente, agiscono alterando i livelli neurochimici, di enzimi o di ormoni nel cervello, perfezionando le capacità cognitive e potenziando, quindi, l'attenzione, la memoria e la velocità di ragionamento e di apprendimento. Per quanto la sperimentazione nel settore delle smart drugs sia particolarmente attiva, non risultano fino ad oggi che siano stati sintetizzati nootropi in grado di far vivere come nel film Limitless, dove il protagonista, grazie all'assunzione di un farmaco sperimentale nootropico chiamato NZT, riesce a trasformarsi in un vero e proprio superuomo. Uno dei maggiori timori legati al transumanesimo e al biohacking riguarda la privacy, che potrebbe rischiare di essere fortemente compromessa. In linea generale, lo sviluppo delle nuove tecnologie rende molto complesso mantenere private le informazioni personali. Le tecnologie tipiche del pensiero transumanista sono ancor più invasive nella vita di ciascuno di noi proprio perché mirano all'integrazione della macchina con il corpo e il cervello umano. Ad esempio, l'impianto di una videocamera sostitutiva di un occhio umano rischia palesemente di ledere la privacy di tutti coloro che finiscano inconsapevolmente nel suo mirino. Allo stesso modo, c'è da chiedersi, in caso di impianto di chip, dove e come vengano archiviate le relative informazioni e con quali misure di sicurezza vengano protette. I maggiori problemi, poi, si pongono quando entrino in gioco i dati relativi allo stato di salute, come quelli riguardanti la predisposizione genetica a determinate malattie che, come è facile ipotizzare, costituirebbero la principale mira di gruppi farmaceutici o di compagnie assicurative. Parallelamente, si pone il problema degli attacchi informatici. Il cybercrime, infatti, potrebbe puntare queste nuove tecnologie, non solo per rubare i dati personali delle vittime designate, ma anche per commettere crimini, sfruttando le parti bioniche dei cyborg. L'utilizzo di tutte queste nuove tecnologie, quindi, non potrà essere affidato al caso ma richiederà una più specifica regolamentazione. Ad ogni modo, la possibile svolta dell'Homo sapiens in cyborg non dovrebbe intimorire. Al di là dei profili puramente etici connessi al pensiero transumanista e alle pratiche di biohacking, sono due i fattori principali da prendere in considerazione per esprimere un giudizio di valore a loro proposito. In particolare, si deve prendere atto, da un lato, dell'esigenza, insita nella natura stessa dell'essere umano, di migliorarsi e, dall'altro, del costante e inarrestabile progredire della tecnologia, la quale sta acquisendo una sorta di autoreferenzialità. Tenendo conto di questi due innegabili elementi, risulta chiaro, quindi, che l'essere umano, nella propria evoluzione, utilizzi la tecnologia e che la sua eventuale trasformazione in un ibrido uomo-macchina appaia come la più probabile e ovvia conseguenza di questo processo, scelto, del resto, dall'uomo stesso. Come sin da subito precisato, infatti, nell'ambito di questo nuovo step evolutivo, l'essere umano non è più un soggetto passivo,
ma è artefice della sua evoluzione stessa in virtù del suo intervento sulla tecnologia. Ignorare un processo evolutivo autodiretto per la paura dell'ignoto, di certo, non aiuterà a meglio comprendere e gestire lo stesso. Invece, la consapevolezza del suo verificarsi può rappresentare il migliore strumento per evitare e prevenire eventuali rischi connessi al mutamento dell'essere umano. Molti transumanisti aspirano a diventare un postumano, cioè il discendente di un essere umano che è stato incrementato fino al punto da non essere più un essere umano. Una volta raggiunto lo stadio postumano, le capacità intellettuali e fisiche saranno di molto superiori a quelle di un essere umano non incrementato. Un essere postumano sarà più intelligente di ogni genio mai vissuto ed avrà una memoria infallibile. L'organismo postumano non sarà suscettibile alla malattia e non subirà l'invecchiamento. Energia, vigore e gioventù saranno illimitate. La capacità di provare emozioni, piacere ed amore potrebbe anche essere amplificata, così come la capacità di apprezzare la bellezza artistica. Stanchezza, noia, irritabilità sarebbero sotto controllo. I mezzi con i quali i transumanisti sperano di raggiungere lo stadio postumano includono, ma non solo, nanotecnologia molecolare, l'ingegneria genetica, l'intelligenza artificiale. Alcuni pensano che i primi postumani saranno proprio delle intelligenze artificiali, i cosiddetti artilect, trattati nel video sul punto di vista della singolarità tecnologica di Hugo De Garis, medicinali per il controllo dello stato d'animo, terapie anti-invecchiamento, interfacce neurologiche, strumenti avanzati per la gestione delle informazioni, medicinali per l'incremento mnemonico, computer portabili, indossabili, computer quantistici, eccetera. I postumani potrebbero essere completamente sintetici, fondati sull'intelligenza artificiale, gli artilect, o potrebbero essere il risultato di una serie di incrementi parziali effettuati su esseri umani biologici o su esseri transumani. Certi postumani potrebbero persino decidere di sbarazzarsi dei propri corpi e di vivere all'interno di supercomputers, assumendo la forma di informazione pura. È stato detto che è impossibile per noi esseri umani immaginare come potrebbe essere la condizione postumana. Gli esseri postumani potrebbero intraprendere attività ed avere aspirazioni che noi non possiamo nemmeno cominciare ad immaginare, così come una scimmia non ha la possibilità di comprendere la complessità della vita umana. Quindi lo scopo finale del transumanesimo è la creazione, tramite la tecnologia, di una nuova specie, successiva all'Homo sapiens. Una specie più evoluta che superi i limiti dell'Homo sapiens, una nuova specie postumana. Le critiche al transumanesimo possono essere divise in due categorie principali. La prima categoria di critiche nega la possibilità che gli obiettivi dei transumanisti possano essere raggiunti, la seconda nega la desiderabilità dei suoi obiettivi e dei suoi principi. Talora tali critiche sono mosse anche congiuntamente. Nel 2004 la rivista americana Foreign Policy ha dedicato un fascicolo alle idee più pericolose nel mondo. La redazione della rivista ha chiesto ad una rosa di prominenti intellettuali di illustrare quali idee, se un giorno generalmente accettate, costituirebbero un pericolo per l'umanità. Francis Fukuyama ha scelto il transumanesimo, scrivendo l'articolo The World's Most Dangerous Ideas, le idee più pericolose del mondo, con il quale l'autore si conferma un alfiere del bioconservatorismo, cioè un forte oppositore al progetto transumanista. In questo articolo Francis Fukuyama, il teorico della fine della storia, definisce il transumanesimo la minaccia più grave per l'umanità. Perché è rivolta non contro un sistema politico o una nazione, ma contro la stessa specie umana così come la conosciamo. Il transumanesimo, sfruttando tutte le risorse della scienza e della tecnologia, vuole trasformare gli uomini in superuomini, creature ultraintelligenti, che non invecchiano mai, che sfidano la stessa morte. Per arrivare, alla fine, a una sorta di mutazione della specie. Il movimento transumanista ha già i suoi teorici e i suoi apostoli, ha siti web e sedi in tutto il mondo. Potrebbero sembrare un manipolo di visionari che hanno letto troppa fantascienza. Ma Fukuyama invita a prenderli sul serio. Perché lo sviluppo tecnologico e scientifico rende possibile anche l'impossibile. Ed il transumanesimo, se non viene bloccato sul nascere, aprirebbe la strada ad un futuro apocalittico. La polemica è destinata a durare. E vede schierati sulla trincea opposta i transumanisti, talebani delle biotecnologie, estremisti della manipolazione dell'umano e di bioconservatori, che vengono accusati dai transumanisti di oscurantismo. Dice James Hughes, docente di sociologia a Hartford, nel Connecticut, uno dei leader del movimento transumanista. È buffo che Fukuyama ci consideri più pericolosi dei fondamentalisti islamici. Di certo, fra poco, saremo più popolari di loro.
La cricca bioconservatrice avrà pochissima influenza sullo sviluppo delle tecnologie che migliorano la condizione umana. Tutti gli sforzi in questo senso sono destinati al fallimento perché viziati da una contraddizione di fondo. Non si può al tempo stesso essere ultraliberisti in economia e mettere vincoli alla ricerca scientifica e tecnologica. La vera opposizione, semmai, può venire dai fondamentalisti cristiani. Penso anche alla riflessione di un accademico vaticano, Manfred Lutz, che ha detto: nella malattia, nel dolore, nella vecchiaia, nella morte si può percepire la verità della vita in maniera più chiara. Ebbene, questa è la visione del mondo che noi combattiamo. I transumanisti vogliono alterare la condizione umana usando ragione e tecnologia, eliminando l'invecchiamento e la morte ed aumentando le capacità intellettuali, fisiche e psicologiche della razza umana. Grazie alla scienza ed alla tecnologia, energia, vigore e gioventù saranno illimitati. A chi chiede se tutto questo sia possibile, i transumanisti rispondono con una fede assoluta nella tecnologia. In fondo, dicono, all'inizio del Novecento non si credeva che fosse possibile volare. Ora, invece, l'ingegneria genetica è arrivata fino alla clonazione, l'intelligenza artificiale amplifica le potenzialità del cervello. Dunque il superamento dell'Homo sapiens è una prospettiva non molto lontano nel futuro. C'è, in questa idea, una forte ambiguità di fondo e una linea di demarcazione che i transumanisti fingono di ignorare. Perché un conto è migliorare la condizione dell'Homo sapiens. Altra cosa è, invece, superare l'Homo sapiens per creare una nuova specie senziente post-umana. Per Fukuyama, le idee dei transumanisti porterebbero alla negazione del principio di uguaglianza. Che ne sarebbe della democrazia in una società in cui iniziano a comparire esseri postumani? I transumanisti affermano: non è natura solo un prato in fiore. Natura è anche malattia, invecchiamento, morte. Noi ci impegniamo per contrastare questi aspetti della natura. Del resto, anche il cardiopatico con un bypass è transumano. Per Fukuyama invece non è così. Il cardiopatico con un bypass è un essere umano, migliorato, ma è ancora un essere umano. I transumanisti usano l'idea della creazione di nuove terapie, cosa legittima, per mascherare la loro vera volontà che è quella di creare una nuova specie che superi la condizione umana e sia altro rispetto all'Homo sapiens, e questo è follemente criminale per Fukuyama. I transumanisti non hanno dubbi di rappresentare il progresso. Chiamano i loro nemici bioluddisti, cioè persone che vogliono sabotare la ricerca tecnologica così come i luddisti della rivoluzione industriale sabotavano le macchine. Ma sabotare l'idea di creare una nuova specie post-umana non significa affatto essere contro la ricerca scientifica e tecnologica. Significa, invece, voler preservare la nostra specie e l'equilibrio naturale. Quali dinamiche si creerebbero nella coesistenza tra la specie post-umana, più forte, più potente, geneticamente alterata e arricchita, potenzialmente immortale e con una intelligenza nettamente superiore alla nostra e la nostra specie di Homo sapiens? Può il nostro pianeta reggere, in termini di risorse e di spazio, l'avvento di una nuova specie potenzialmente immortale? Evidentemente no. E allora chi avrà accesso a queste tecnologie? È evidente che queste tecnologie costosissime non saranno disponibili a tutti e che il nostro pianeta non può reggere la presenza di decine e decine di miliardi di individui. E quindi, inevitabilmente si creerà un'elite di nuovi dei e tutti gli altri, i cosiddetti naturali, saranno destinati a diventare i nuovi schiavi. Questo è tutto. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima.